il Barbarigo per noi ha un'importanza naturalmente perché di tutta la divisione decima era la perla, era il primogenito ed è stato il battaglione che è sempre stato il più saldo, il più preparato, il più equipaggiato, non ha mai cessato di combattere dal momento in cui è stato formato. Ha combattuto sul fronte di Nettuno, ha combattuto sul fronte occidentale al confine francese, ha combattuto sul fronte orientale a Gorizia e ha combattuto sul fronte sud nell'ultima fase di cui abbiamo parlato. Quindi non c'è stata mai una soluzione di continuità nei suoi comportamenti, diciamo, operativi. E quindi ecco perché per noi è importante, anche perché se andiamo a vedere ha avuto una messe di perdite notevoli, perché se andiamo a guardare il battaglione Barbarigo ha avuto un totale accertato, almeno sempre per difetto, di 460 caduti, che non sono pochi per un battaglione. Morti, parlo, 460, divisi fra ufficiali, sottufficiali e graduati e truppa. Solo ufficiali ne ha perse 11, sottufficiali 40, insomma, non è stato proprio una passeggiata, insomma. Ecco perché per noi è importante. Nell'economia di un esercito è chiaro che un battaglione è una goccia nel mare. Noi, quando siamo arrivati alle porte di Padova, eravamo sempre perfettamente armati, eravamo sempre perfettamente equipaggiati, eravamo sempre un reparto efficiente, va bene? Noi l'ultimo combattimento vero e proprio contro il 21° reggimento Cremona, questo l'abbiamo poi saputo dopo, l'abbiamo avuto sul Po, praticamente a Santa Maria in Punta si chiamava la località, dove la nostra seconda compagnia fucilieri incrociò una punta esplorante del dispositivo di combattimento dell'avversario, insomma, praticamente. Loro avevano dei mezzi corazzati, non è che fossero appiedati, cioè, eravamo noi che eravamo appiedati. Ne nacque un combattimento, questo combattimento si protrasse per tutto dal mattino fino alla notte, poi la notte la compagnia riuscì a sganciarsi, attraversare il Po, guardare il Po e venire sull'altra sponda, e lì finirono i combattimenti di retroguardia veri e propri. Insomma. Quando arriva il vincitore tutti saltano sul carro del vincitore, no? Quindi il vinto rimane vinto, anzi il vinto deve essere disprezzato, deve essere vilipeso per riacquistare una loro verginità. Ci fu concesso di restare in luogo dove eravamo armati per difenderci da eventuali attacchi di partigiani. Le insegne dei reparti furono tagliate e distribuite ai vari pezzi ai ufficiali, sottufficiali e marò, e poi al mattino entrammo a blocchi di compagnia in riga per 9, armati, tra lo stupore dei padovani dentro Padova, perché non se l'aspettavano una cosa del genere, no? Mentre i goriziani vedevano ricomparire il tricolore, va bene, e potevano avere uno spiraglio di speranza nel nostro arrivo, va bene, perché andavamo a difenderli sia dai soprusi tedeschi che dal pericolo comunista slavo, va bene. I padovani ci hanno avuto quando già gli angloamericani erano arrivati, cioè quando già i vincitori della guerra erano in Padova. Noi eravamo i vinti che arrivavano. E arrivammo fino a Prato della Valle, che è dall'altra parte opposta della città, quindi la città fu tutta attraversata. Lì depositammo le armi, va bene, e lì cominciò la vera prigionia.
Lì a Padova in un primo tempo eravamo in quella era un'ex caserma, insomma una caserma quella lì. Però durante la notte all'improvviso gli inglesi si caricarono su dei camion, ci portarono di corsa al campo sportivo e ci misero nel campo sportivo e misero delle sentinelle armate tutti intorno con le armi però puntate verso l'esterno. Perché? Perché avevano saputo che i comandi partigiani volevano fare delle azioni di decimazione su di noi, cioè prendere, non so, gli ufficiali, fucilare, roba del genere, insomma, ecco. Allora, per evitare questo, per mantenere la parola data che ci avevano dato al momento della resa, va bene? Resa che è stata fatta con l'onore delle armi, per noi quando siamo entrati dentro Padova abbiamo trovato schierato un picchetto armato inglese, va bene, che ci ha reso l'onore delle armi. Dopo ci hanno spostato di campo in campo, siamo arrivati a finire fino ad Algeri, al 211 POV di Algeri, in Algeria. Quando noi siamo sbarcati a Taranto, per gli inglesi noi eravamo già liberi, non eravamo più prigionieri. Tant'è vero che noi ufficiali abbiamo fatto il viaggio sulla nave da Algeri a Taranto, trattati alla pari con gli altri ufficiali inglesi. Mangiavamo alla loro mensa, dormivamo in cabine di prima classe, eccetera, eccetera. Quando noi siamo arrivati a Taranto, lì esisteva un punto di transito, chiamiamolo, dove era un punto di accoglienza di tutti i prigionieri che rientravano da oltremare. Ma fino a quel momento erano rientrati prigionieri che non avevano avuto problemi con la Repubblica Sociale Italiana, erano tutti prigionieri che erano finiti in prigionia come soldati dell'esercito regio, no? Basta, chiuso.